Come individuare un Rolex falso? Facilissimo. Oggi vi darò 10 consigli utilissimi per riconoscere immediatamente un Rolex falso. D'ora in poi non avrete più dubbi su questo argomento e nessuno riuscirà più a fregarvi. Non ci credi? Guarda il video fino alla fine e mi dirai. Benvenuti e bentornati a tutti, questo è Swissmade. Iniziamo con il dire che Rolex è il produttore degli orologi più riconoscibili anche dalla massa e più facili da notare. L'azienda produce infatti più di 1 milione di pezzi l'anno per un giro complessivo di affari di oltre 10 miliardi di franchi svizzeri. Come sappiamo, i modelli Rolex si vedono sui polsi di celebrità, attori, politici, fino ad arrivare anche persone molto meno abbienti, ma che o per passione o per la ricerca di quest'aura di status symbol che l'orologio Rolex trasmette, farebbero carte false pur di averlo. Proprio a causa della popolarità di Rolex ed in particolare dei suoi modelli emblematici come il Submariner, il Datejust o il classico Daytona, non sorprende che ci siano infinite repliche di questi capolavori. Diciamo che ormai è diventato un mestiere, un mercato oscuro di repliche contraffatte incredibilmente convincenti, in grado di ingannare anche i collezionisti più esperti. Premetto che in realtà non capisco minimamente il senso di comprare una cosa fake. A me hanno sempre trasmesso l'ideale che se una cosa non me la posso permettere in quel momento, non la prendo, punto. Non è che vado quindi a cercare la copia falsa a 100 euro, così almeno ce l'ho anch'io. Mi vengono i brividi anche solo al pensiero. Ognuno comunque è libero di fare ciò che vuole. Non sono qui certo a criticare chi ha un'idea diversa dalla mia e non sono qui neppure a controllare se qualcuno indossa un orologio originale o un fake. Però vabbè, siamo sinceri con noi stessi. Viviamo in un mondo dove l'apparenza gioca un ruolo più che preponderante rispetto al resto e spesso ci facciamo ammaliare da copertine da urlo, ma che una volta lette in realtà non trasmettono nulla. E non sto parlando di libri o riviste. Sapete che io non ho troppi peli sulla lingua e quando voglio dire una cosa la dico. Dopo questa breve premessa, che sembra più una paternale, direi di iniziare ad approfondire il contenuto del video. Carta e penna alla mano per prendere appunti oppure salvate il video in modo da poterlo riprendere qualora ce ne fosse bisogno, vi assicuro che vi tornerà utile. E allora eccoci qui con i 10 consigli per individuare un Rolex falso, una serie di indicazioni che una volta esaminate non dico che vi daranno la certezza assoluta, ma al 99% vi faranno fare sonni tranquilli. Inizio con una carrellata di quelli che sono i punti che poi andremo ad analizzare più nel dettaglio. Ad ogni consiglio vi inserirò anche il minutaggio, in modo tale che possiate poi andare a ricercare quello che più vi interessa o quello per cui vi siete persi qualche particolarità. Il mio suggerimento ovviamente è quello di vedere il video dall'inizio alla fine, perché le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Io comunque quando spendo 10k vorrei essere il più tranquillo possibile. Poi fate voi. Il venditore, il tic della lancetta dei secondi, il movimento, il peso, il fondello, le incisioni e i numeri di serie, i dettagli del quadrante, i materiali, i simboli nascosti sulla corona, i dettagli dell'inserzione e del prezzo. Il venditore. Il primo consiglio non riguarda assolutamente la meccanica o l'estetica dell'orologio, ma il mondo che ci sta dietro. Se stai acquistando un orologio nuovo è opportuno scegliere quindi il canale preferenziale del rivenditore Rolex autorizzato. Lì puoi stare molto tranquillo. Al 99,9% dei casi comprare l'orologio alla fonte non ti porterà alcun tipo di problema. Però sappiamo anche che questa via, pur essendo la più affidabile, è anche quella più difficile da intraprendere, tra liste di attese infinite, orologi visti come oracoli e tanto altro. Quindi la seconda via è quella di acquistare un usato su piattaforme online o rivenditori terzi. In questo caso bisogna fare accurate ricerche sia sull'orologio che sul venditore stesso. Se hai un gioielliere di fiducia, mio consiglio, vai da quello. Anche lui, come te, avrà fatto ricerche prima di avere quell'orologio tra le mani e sarà sicuramente molto più pratico del settore rispetto ad un semplice cliente. Quindi, in questo caso, è come se avreste sicurezza all'ingresso.
Se invece stai acquistando da terzi e puoi vedere l'orologio di persona, assicurati di incontrarti in un luogo sicuro e non dimenticarti di fare comunque le tue ricerche sia sull'orologio che sul venditore. In questo caso ti sarà anche più facile porgli le più disparate domande piuttosto che dover fare un acquisto del genere da una pagina internet. Il tic della lancetta dei secondi. Per il secondo consiglio osserviamo il lavoro del cuore dell'orologio, quindi come si comporta la lancetta dei secondi. Nei movimenti meccanici Rolex la lancetta dei secondi dovrebbe apparire liscia nel movimento, rispetto quindi a un movimento di ticchettio. Se avete presente come funzionano i classici orologi al quarzo, fanno proprio un tic tra un secondo ed un altro. Non procedono quindi con movimenti fluidi e continui. Oltretutto, se hai un buon orecchio potresti essere in grado di riconoscere un falso semplicemente avvicinandolo all'orecchio e sentendo un leggero ticchettio. Il movimento. Per il terzo consiglio devi poter avere l'orologio tra le mani, altrimenti se sei in grado di ottenere una foto del movimento sei già sulla buona strada. Ma non è sempre tutto così semplice. Diciamo che ormai contraffare gli orologi è diventato un vero e proprio lavoro. Infatti ci si può imbattere anche in specie di Frankenstein dove alcuni pezzi possono risultare originali, ma poi guardando bene a fondo si vede che sono circondati da pezzi fake. Questo solitamente accade con i pezzi quindi superficiali, che sembrano tutti timbrati Rolex, mentre per quelli che si fa un po' più fatica a vedere c'è sempre un pasticcio. In ogni caso dalla foto potete subito intuire se si tratti quindi di un movimento meccanico piuttosto che un quarzo riadattato alla cassa. Per l'esattezza, nella storia passata di Rolex ci sono stati solo una manciata di modelli al quarzo. In produzione per circa 25 anni era la collezione Oyster Quartz. Da quei modelli in avanti nessun altro modello è stato prodotto con movimento al quarzo. Quindi già questa può essere una buona scrematura. Il peso. Il quarto consiglio è un po' più da persone del settore, bisogna insomma averci un po' la mano. Se sei in grado di vedere l'orologio di persona prima dell'acquisto, sentilo nelle tue mani per farti un'idea del peso. Gli orologi Rolex hanno un buon peso. Per intenderci, l'acciaio inossidabile in genere pesa circa 100-160 grammi. I modelli femminili sono più leggeri e gli orologi sportivi in acciaio più vicini quindi ai 160. I modelli d'oro invece vanno dai 190 ai 220 grammi e i modelli di platino invece vanno dai 240 ai 270 grammi, tanto per farci un'idea. A volte anche a colpo d'occhio si può intuire l'originalità di un orologio in riferimento quindi a peso e materiali. Rolex utilizza solo materiali di alta qualità, quindi se vedete un acciaio un po' più opaco del solito potrebbe essere un ottimo segnale di allarme. Questo però prendetelo un po' con le pinze perché vuol dire davvero averci a che fare molto spesso e averci quindi ormai l'occhio. Il fondello. Il quinto consiglio è tra i più basic. Se non supera questo test avete già capito di avere un fake tra le mani. Nella storia di Rolex pochissimi orologi hanno avuto il fondello aperto, per la precisione solo i modelli Prince della collezione Cellini e da pochissimo si è aggiunto anche il Daytona Platino edizione 60° anniversario. Tendenzialmente il brand è più orientato sull'utilizzo dei fondelli chiusi, che non permettono quindi di prendere visione di quello che è il movimento interno. I motivi di questo non utilizzo possono essere più diversi, dalla necessità di mantenere l'impermeabilità dell'orologio senza dover controllare le guarnizioni del vetro, al voler mantenere l'orologio il più sottile possibile, perché ovviamente il cristallo di zaffiro extra potrebbe rendere l'orologio molto più spesso, e tanti altri. I produttori di repliche spesso includono questa caratteristica per attirare coloro che quindi ne sono affascinati dallo spettacolo meccanico. Tuttavia questa non è una caratteristica che rappresenta quindi la firma stilistica di Rolex. Scontato dire che il retro della cassa dovrebbe essere privo di incisioni. Nessun orologio stock esce quindi con marchi Rolex, logo, numero di riferimento o altre incisioni sul fondello. Può capitare che ovviamente alcune persone successivamente all'acquisto scelgano di personalizzare l'orologio, quindi il fondello, incidendolo o con una frase o una data, insomma un qualcosa per celebrare un'occasione speciale. Quindi fate bene attenzione a distinguere un segno personale, fatto quindi intenzionalmente, da quello che potrebbe essere invece una cosa di serie.